Ti sei mai sorpreso a fissarti allo specchio alle 3 del mattino, chiedendoti chi sei veramente? Non la versione che vedono i tuoi colleghi, non quella che la tua famiglia si aspetta, ma la forza grezza, indomita che si nasconde sotto la superficie, come un vulcano, pronto a eruttare. Ecco la verità, e potrebbe fare un po' male. Probabilmente stai vivendo al 10% di ciò di cui sei capace. Spiacevole, forse, ma ci sono passato anch'io, intrappolato nella ruota del criceto di maratone Netflix, scrolling senza senso e promesse del tipo «inizierò lunedì». Ma ecco dove diventa interessante. Gli antichi stoici, quei filosofi tosti, sapevano qualcosa che noi abbiamo dimenticato. Non sei un semplice passeggero nella storia della tua vita, sei il dannato pilota. Immagina questo: hai un motore Ferrari dentro la tua anima, ma lo stai guidando come una panda mal ridotta, giocando sul sicuro, evitando di spingere al massimo. E se fallissi? E se la gente giudicasse? Lascia che ti dica una cosa: quelle paure, quella voce che ti dice di rimanere piccolo, quello non sei tu, è la versione debole, quella che dobbiamo eliminare. È forte, vero? Bene, dovrebbe esserlo, perché questo non è solo un altro discorso motivazionale. Stiamo parlando della tua vita. Gli stoici avevano una parola per questo. La chiamavano eudaimonia, vivere in armonia con il tuo più alto potenziale. Ma siamo realistici. Non si tratta di svegliarsi domani e diventare Superman. Si tratta di piccole battaglie, scelte quotidiane, momenti in cui potresti arrenderti, ma non lo fai. Quando la sveglia suona alle 5 del mattino e il tuo letto sembra il paradiso, quella è una battaglia. Quando la tua mente dice arrenditi, ma il tuo cuore sussurra ancora un tentativo, è lì che nascono le leggende. Guarda, non sono qui per coccolarti o venderti qualche formula miracolosa. Sono qui per svegliarti, per ricordarti che la mediocrità è una scelta. E oggi, proprio ora, mentre stai guardando questo video, stai facendo quella scelta. Prima di immergerci più a fondo in questo viaggio che cambierà la tua vita, fatti un favore, schiaccia quel pulsante di iscrizione, perché ciò che sta per arrivare potrebbe essere la sveglia che stavi aspettando. Basta nascondersi, basta scuse, il momento è adesso, e fidati, sei pronto per questo. La trappola della mediocrità. Sai cosa fa più paura del fallimento? Accontentarsi. Vivere in quella zona grigia dove tutto è a posto, solo a posto, non eccezionale, non terribile, solo bloccato in quella tiepida via di mezzo dove i sogni vanno a fare un pisolino. Lascia che ti descriva una scena. È domenica sera e sei sdraiato a letto. Quel nodo allo stomaco non riguarda solo il lunedì mattina, riguarda l'essere intrappolato in una vita che funziona con il pilota automatico. Andare avanti per inerzia, raccogliere stipendi, scorrere i momenti salienti della vita degli altri, mentre i tuoi sogni raccolgono polvere in un angolo. Ecco la verità sulla mediocrità. Non è il tuo nemico, è la tua coperta di sicurezza, quella calda e comoda scusa che sussurra: «Ehi, almeno non stai fallendo, ma siamo onesti». Non è esattamente ciò che stiamo facendo quando scegliamo di vivere a metà della nostra capacità? Quegli antichi filosofi stoici, loro l'avevano previsto. Marco Aurelio, imperatore di Roma, scriveva nel suo diario proprio di questa battaglia, non con eserciti o barbari, ma con la scelta quotidiana di spingersi avanti o semplicemente esistere. Capivano qualcosa che abbiamo dimenticato, che vivere una vita accettabile non è veramente vivere, è solo esistere. Pensa alla tua routine mattutina, premi il tasto snooze sulla sveglia 3 volte. Non sono semplicemente una persona mattiniera. Salti la palestra, ci andrò domani. Ordini cibo da sporto invece di cucinare quel pasto salutare. Mi merito una pausa. Vedi cosa sta succedendo qui? Non sono solo abitudini, sono i mattoni di una vita mediocre. Ma ecco dove diventa interessante. Gli stoici avevano questa idea radicale, credevano che ogni singolo momento sia un'opportunità per praticare l'eccellenza. Non solo i grandi momenti, non solo quando la gente guarda, ma in ogni singola scelta. Lascia che te lo spieghi in termini moderni.
Quando sei al lavoro, stai davvero dando il massimo? O stai facendo solo il minimo per non farti licenziare? Nelle tue relazioni sei veramente presente? O stai solo annuendo mentre pensi a cosa guardare su Netflix più tardi? La buona notizia: non si tratta di vergognarsi per essere umani. Tutti cadiamo in questa trappola, tutti noi, ma gli stoici ci hanno insegnato qualcosa di potente. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. Una volta che vedi la mediocrità nella tua vita, non puoi più ignorarla. Ed è allora che le cose diventano interessanti. Vuoi sapere il vero colpo di scena? La mediocrità non riguarda solo ciò che fai, riguarda ciò che non fai. Riguarda quei sogni che hai messo in attesa, quei libri che non hai mai scritto, quelle competenze che non hai mai sviluppato, quelle connessioni che non hai mai creato. Tutto perché ora non è il momento giusto. Ma ecco la cosa, e questo è cruciale: riconoscere la mediocrità nella tua vita non è una maledizione, è un dono. È come diagnosticare finalmente una malattia che sentivi ma non potevi nominare. Una volta che la nomini, puoi combatterla. Una volta che la vedi, puoi cambiarla. Gli stoici non erano solo filosofi seduti a riflettere su pensieri profondi. Erano praticanti della vita. Capivano che l'eccellenza non è un atto, ma un'abitudine. E le abitudini iniziano con la consapevolezza, continuano con la scelta e finiscono con l'azione. Liberarsi dal critico interiore. Parliamo di quella voce nella tua testa. La conosci? Quel commentatore costante che è sempre pronto con una nuova dose di dubbi, serviti ghiacciati. Non sei pronto. Chi credi di essere? Ricordi quella volta che hai fallito? Sì, quella voce. Ecco qualcosa di sorprendente sul tuo critico interiore. Pensa di proteggerti. Come un genitore iperprotettivo che ti tiene avvolto nella plastica a bolle, sta cercando di tenerti al sicuro. Ma al sicuro da cosa? Dalla crescita? Dal successo? Dal vivere veramente? Gli stoici avevano questa brillante visione del nostro dialogo interiore. Epitteto, e credimi, questo tizio sapeva una cosa o due sulla forza mentale, disse qualcosa di sconvolgente. Non sono gli eventi che ci disturbano, ma i nostri giudizi su di essi. Lascia che questo affondi per un secondo. Il tuo critico interiore non sta riportando fatti, sta solo condividendo la sua opinione. E onestamente, la qualità delle sue previsioni è piuttosto terribile. Pensaci, quante volte il tuo critico interiore si è completamente sbagliato? Ricordi quando ha detto che non saresti stato in grado di gestire quella presentazione? O quando ti ha convinto che chiedere a qualcuno di uscire sarebbe stato un completo disastro? Eppure eccoti qui, ancora in piedi, ancora respirando, ancora in crescita. Ma ecco dove diventa pratico. Non puoi semplicemente dire al tuo critico interiore di stare zitto. Credimi, ci ho provato. Non funziona. Invece affrontiamolo tatticamente. Quando quella voce si fa sentire con fallirai, rispondi con forse, ma imparerò comunque qualcosa di prezioso. Quando dice non sei abbastanza bravo, controbatti con non ancora, ma ci sto lavorando. Questo non è uno sciocco pensiero positivo che fa sentire bene. Gli stoici erano tutti per l'onestà brutale, ma capivano qualcosa di cruciale. L'onestà senza uno scopo è solo critica. Ogni pensiero dovrebbe servire a uno scopo, spingerti avanti, renderti più forte. Lascia che ti dia un esempio pratico. Diciamo che stai per fare una presentazione. Il tuo critico interiore inizia la sua solita routine. Vedranno attraverso di te. Sei un impostore. Invece di combattere questi pensieri o cercare di zittirli, riconoscili. Grazie per cercare di proteggermi, ma mi sono preparato per questo. Che lo amino o lo odino, uscirò da quella stanza più forte. Ecco una pratica stoica che è come la criptonite per il tuo critico interiore. La premeditazione dell'avversità. Prima di qualsiasi situazione difficile, chiediti: qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere? Non in modo catastrofico, ma in modo pratico. Poi chiediti: potrei gestirla? La risposta è quasi sempre sì. E improvvisamente il tuo critico interiore inizia a perdere il suo potere. Ricorda questo. Il tuo critico interiore è come un GPS difettoso. Sta lavorando con mappe obsolete, cercando sempre di riportarti in territorio familiare.
ma la crescita reale, che cambia la vita, avviene quando osi esplorare oltre quei confini. La prossima volta che quella voce inizia il suo commento, ringraziala per la sua preoccupazione e poi fai comunque ciò che deve essere fatto. Perché ecco la verità, quella voce potrebbe non andarsene mai completamente, ma non deve essere lei a guidare. Puoi riconoscere la sua presenza mantenendo le mani saldamente sul volante. Abbracciare il disagio. Mettiamoci a disagio per un minuto. Non il tipo di disagio come quando qualcuno mastica troppo rumorosamente. Sto parlando del tipo che ti fa crescere, il tipo che ti tiene sveglio di notte, non perché hai paura, ma perché sei entusiasta di ciò che verrà dopo. Conosci quei poster motivazionali sull'uscire dalla tua zona di comfort? In realtà hanno ragione, ma stanno perdendo il punto. Non si tratta di saltare dagli aerei o mangiare insetti strani in un reality show. Si tratta di quei piccoli momenti quotidiani che fanno battere il tuo cuore un po' più velocemente. Gli stoici erano i cercatori di disagio originali, ma non in modo masochistico, amante del dolore. Capivano qualcosa di profondo. Il comfort è il nemico della grandezza. Marco Aurelio non scrisse «Fai una doccia fredda» per pubblicarlo sui social media. Abbracciava il disagio perché sapeva che era il percorso più veloce per diventare incrollabile. Lascia che ti spieghi questo con un tocco moderno. Quella riunione in cui devi farti sentire, quella è la tua arena. Quella sveglia al mattino presto quando il tuo letto sembra fatto di nuvole, quello è il tuo campo di battaglia. Quella conversazione difficile che stai evitando, quello è il tuo campo di addestramento. Ecco la cosa sul disagio, è come un muscolo. Più lo usi, più diventa forte. Inizia in piccolo. Forse si tratta di fare il letto in stile militare ogni mattina quando preferiresti lasciarlo disordinato. Forse si tratta di spingere durante quella ultima serie in palestra quando i tuoi muscoli urlano e quella voce nella tua testa ti implora di smettere. Questi non sono solo atti casuali di autotortura, sono dichiarazioni di guerra contro la mediocrità. La bellezza dell'approccio stoico al disagio è che è strategico. Non soffrivano solo per il gusto di soffrire, avevano uno scopo. Quando Seneca, uno degli uomini più ricchi di Roma, praticava la povertà, non lo faceva per ostentazione, stava costruendo resilienza, stava dicendo a se stesso, anche se perdessi tutto, starei bene. Pensa all'ultima volta che hai affrontato qualcosa di scomodo e hai continuato comunque. Ricordi quella sensazione dopo? Quel mix di orgoglio, forza e santo cielo l'ho fatto davvero. Non è solo un'emozione intensa, è la tua zona di comfort che si espande. Sei tu che diventi più di quello che eri ieri. Ma ecco dove la maggior parte delle persone sbaglia. Pensano che abbracciare il disagio significhi essere a disagio tutto il tempo. Non è così. Significa essere a proprio agio con l'essere a disagio. Vedi la differenza? È come essere amici di quel ragazzo in palestra che ti spinge sempre a fare una ripetizione in più. Potresti non amarlo in quel momento, ma ami ciò che ti aiuta a diventare. Diventiamo pratici. Scegli una cosa, solo una cosa, che stai evitando perché ti fa sentire a disagio. Forse è chiamare quella persona a cui devi scusarti. Forse è finalmente aprire quel conto di risparmio che hai rimandato. Forse è cancellare quell'app che spreca tempo e che sta rubando la tua attenzione. Gli stoici ti direbbero che non si tratta solo di costruire il carattere, si tratta di libertà, perché quando ti senti a tuo agio con il disagio, nulla può fermarti. Brutta giornata al lavoro? Ne hai gestite di peggiori. Bolletta inaspettata? Ti sei allenato per questo. La vita ti mette in difficoltà? Affrontale con normalità. Ricorda, ogni volta che scegli il disagio invece della facilità, non stai solo cambiando la tua giornata, stai cambiando la traiettoria della tua vita. Una decisione scomoda alla volta. Il potere della responsabilità. Parliamo di qualcosa che la maggior parte degli oratori motivazionali salta. Ti parleranno di sogni, obiettivi e vision board, ma raramente menzionano il vero elemento di svolta, la responsabilità. Responsabilità cruda, scomoda, senza stronzate. Pensa alla responsabilità come a uno specchio che non mente. Sai, il tipo che mostra ogni dettaglio, anche quelli che preferiresti ignorare.
In un mondo di filtri Instagram e feed accuratamente curati, questo tipo di onestà brutale è rara, ma è esattamente ciò di cui hai bisogno. Gli stoici erano ossessionati da queste cose. Marco Aurelio non scrisse le sue meditazioni per il pubblico, le scrisse come un modo per responsabilizzare se stesso. Ogni sera guardava le sue azioni, le sue decisioni, il suo carattere, nessuna scusa, nessun addolcimento, solo pura, non filtrata verità. Ecco dove diventa interessante. La maggior parte delle persone pensa che la responsabilità consista nell'avere qualcun altro che ti controlli, come avere un personal trainer che conta le tue ripetizioni o un capo che controlla il tuo lavoro. Ma questa è solo la versione asilo. La vera responsabilità è un lavoro interno. Lascia che ti dipinga un quadro. Sono le 6 del mattino, la sveglia suona. Nessuno saprebbe se premi snooze. Il tuo compagno di allenamento ha cancellato. Fuori piove. Ogni possibile scusa è allineata come un alibi perfetto. Questo momento è qui che vive la vera responsabilità, non nelle grandi promesse che fai in pubblico, ma in questi piccoli momenti privati, quando nessuno sta guardando. Gli stoici avevano questa pratica chiamata revisione serale. Prima di andare a letto si ponevano domande difficili. Oggi ho rispettato i miei principi, ho scelto il coraggio invece del comfort, ho aiutato gli altri o ho servito solo me stesso. Immagina di fare questo ogni singolo giorno. Nessun nascondiglio, nessuna scusa, solo tu e le tue scelte, faccia a faccia. Ma ecco la parte che la maggior parte delle persone perde. La responsabilità non riguarda la punizione. Non si tratta di punirti quando fallisci, si tratta di chiarezza. Si tratta di guardare la tua vita con gli occhi ben aperti e dire: questo è dove sono, questo è dove voglio essere, questo è ciò che deve cambiare. Vuoi renderlo pratico? Inizia un resoconto quotidiano, non un qualche diario di gratitudine sdolcinato, ma uno sguardo crudo e onesto alla tua giornata. Scrivi 3 cose: ciò che hai detto che avresti fatto, ciò che hai effettivamente fatto e ciò che farai in modo diverso domani. Nessun giudizio, nessuna scusa, solo fatti. E sì, avere responsabilità esterna aiuta. Trova qualcuno a cui importa abbastanza da essere onesto con te. Non un cheerleader che sorriderà e annuirà a tutto ciò che dici, ma qualcuno che ti richiamerà quando ti stai accontentando. Qualcuno che vede il tuo potenziale e si rifiuta di lasciarti accontentare di meno. Ricorda questo: ogni volta che scegli la responsabilità, stai scegliendo la crescita. Ogni volta che affronti la verità su dove sei e cosa stai facendo, stai costruendo forza. Non è sempre confortevole. In realtà, di solito è scomodo, ma è così che sai che sta funzionando. Pensala in questo modo: la responsabilità è come la gravità, puoi ignorarla, puoi negarla, ma è ancora lì, ancora funzionante, ancora a plasmare la tua realtà. La domanda è: la userai per rimanere con i piedi per terra o continuerai a fingere di poter volare? La tua cerchia di influenza. Parliamo seriamente delle persone nella tua vita. Hai sentito quel detto: sei la media delle 5 persone con cui trascorri più tempo. Ma questo non è solo qualche citazione motivazionale da condividere sui social media. Questa è sopravvivenza. Pensa al tuo telefono per un secondo. Cosa succede quando lo colleghi a un caricatore debole? Si scarica lentamente, silenziosamente, ma inevitabilmente. Ora, alcune persone nella tua vita sono esattamente come quel caricatore debole. Non sono cattive persone, semplicemente non alimentano la tua crescita. Gli stoici lo capivano a un livello profondo. Seneca scrisse: la chiave è frequentare solo persone che ti elevano, la cui presenza evoca il meglio di te. Non stava parlando di abbandonare i tuoi amici per qualche club esclusivo di successo. Stava parlando di qualcosa di più profondo, il modo sottile in cui le persone plasmano la tua realtà. Lascia che te lo spieghi con un tocco moderno. Quando sei con qualcuno che spinge costantemente i propri limiti, impara costantemente, cresce costantemente. Cosa succede? Qualcosa cambia nella tua mente. Improvvisamente il tuo impossibile inizia a sembrare piuttosto possibile. Il loro normale diventa il tuo normale.
I loro standard diventano i tuoi standard, ma ecco il rovescio della medaglia. E questo potrebbe pungere un po'. Quando sei circondato da persone che si accontentano, che si lamentano ma non cambiano mai, che sognano ma non fanno mai. Indovina cosa diventa normale? La mediocrità inizia a sembrare confortevole, le scuse iniziano a sembrare ragionevoli, i sogni iniziano a sembrare illusioni. Ora non sto dicendo di tornare a casa e ignorare tutti quelli che non stanno lavorando per migliorare la propria vita. Non si tratta di essere elitari, si tratta di essere intenzionali. Gli stoici non erano eremiti, erano profondamente coinvolti nella società, ma erano strategici riguardo alle loro influenze. Pensalo come programmare la tua radio mentale. Alcune stazioni trasmettono solo drammi, lamentele e ragioni per cui le cose non funzioneranno. Altre trasmettono ambizione, soluzioni e possibilità. Su quale stazione sei sintonizzato la maggior parte del tempo? Ecco una sfida. Prendi il tuo telefono adesso, guarda gli ultimi 10 messaggi. Queste conversazioni ti stanno spingendo avanti o ti stanno trattenendo? Sono piene di piani e possibilità o di lamentele e scuse? Questo non è un giudizio. Sono dati. Ma diventiamo pratici. Inizia trovando solo una persona che è dove vuoi essere tu. Forse è nel business, nella salute, nelle relazioni. Qualunque cosa sia importante per te, seguila, studiala. Meglio ancora, trova un modo per aiutarla. Sii utile, aggiungi valore. Le vere relazioni non si costruiscono sul prendere, si costruiscono sul dare. E mentre stai costruendo queste nuove connessioni, sii quella persona per qualcun altro. Gli stoici credevano nel dovere di aiutare gli altri a crescere. Quando elevi gli altri, elevi te stesso. Non è solo buon karma, è una buona strategia. Ricorda questo, cambiare la tua cerchia non avviene da un giorno all'altro. Non si tratta di fare uscite drammatiche o bruciare ponti. Si tratta di investire gradualmente più tempo in relazioni che ti sfidano e ti ispirano, e meno tempo in quelle che ti prosciugano. Prima di concludere, ecco la tua sveglia. Proprio ora, qualcuno là fuori sta cercando qualcuno come te da aggiungere alla propria cerchia. Qualcuno che ha fame di crescita, pronto per il cambiamento, impegnato nell'eccellenza. La domanda è: stai diventando quella persona? Guarda, la tua vita si muoverà nella direzione delle tue influenze più forti. Non è filosofia, è fisica. Quindi scegli quelle influenze con saggezza. Perché alla fine la tua cerchia non influenza solo la tua vita, diventa la tua vita. Ehi, prima di andare, se questo video ha acceso un fuoco nella tua anima riguardo la crescita personale, amerai ciò che ho per te dopo. Vedi quei video sul tuo schermo proprio ora. Sono sul padroneggiare le tue relazioni e migliorare ogni area della tua vita.